C'è un modo per sovraimprimere la data e l'orario delle riprese delle nostre clip in Final Cut? Sì, scopriamolo insieme. Ciao, sono Giancarlo, benvenuti in questo mio canale. Parlo di audio e videomaking. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se volete essere sempre aggiornati sulle ultime uscite. Bene, c'è un modo in Final Cut per sovraimprimere la data e l'orario delle riprese delle nostre clip come si faceva una volta, c'era questa funzione nelle videocamere, ricordiamo le vecchie VHS. Sì, c'è un modo, andiamo in Final Cut e scopriamolo insieme. Bene, siamo qui in Final Cut. Abbiamo il nostro filmato. Ecco, supponiamo che vogliamo sovraimprimere la data e l'orario di registrazione delle clip. Come possiamo fare? Vediamo. Andiamo qui in Titles. Selezioniamo. Andiamo a cliccare qui su Lower Thirds. Scegliamo Date Time. Qui possiamo trascinare sopra la nostra clip e andiamo a trimmare, ad accorciare per far coincidere con la durata della clip. Bene, come vedete abbiamo l'orario e la data di registrazione letta dai metadati direttamente. Ora, non possiamo allungare per avere la data e l'orario della seconda clip, perché come vedete qui è connessa alla prima clip, per cui leggerà i metadati soltanto di questa clip. Quindi se vogliamo avere i dati di questa clip qui, dobbiamo aggiungerla un'altra volta. X per selezionare, selezioniamo Date Time, Q, e abbiamo connesso questo titolo. E come vedete l'orario è cambiato. 7:02, 7:12. Perfetto. E così possiamo fare per tutte le altre nostre clip. Ora abbiamo anche la possibilità di operare delle modifiche. Per esempio, possiamo spostare dove più preferiamo questo elemento. Per fare altre modifiche lo selezioniamo, andiamo qui nell'inspector. Abbiamo la possibilità per esempio di attivare o disattivare l'effetto in e out, l'allineamento, possiamo scegliere il tipo di carattere, il tracking, background color, possiamo eliminarlo, così rimarranno soltanto visibili l'orario e la data. Non possiamo da questi parametri scegliere se visualizzare per esempio soltanto l'orario o soltanto la data, però possiamo ovviare in due modi. Il primo modo che mi è venuto in mente è quello di usare una maschera. Quindi andiamo ad aprire i nostri effetti. Ok, andiamo a cercare maschera e la andiamo a mettere su questo titolo. A questo punto possiamo andare a cliccare, supponiamo che noi vogliamo che sia visibile soltanto la data, ok? Selezioniamo intorno l'orario. A questo punto andiamo qui, inverti maschera e quello che è all'interno di questa maschera verrà coperto. Per cui ora abbiamo soltanto la data. Un altro modo al quale avevo pensato, sicuramente migliore, più professionale e che avrebbe dato molte più opzioni, è quello di andare a modificare, se avete installato naturalmente Motion, è quello di andare a modificare questo titolo. Come si fa? Si va sul titolo che volete modificare, tasto destro, Open a Copy in Motion. Qui in Motion abbiamo tantissimi parametri che potrebbero essere modificati a nostro piacimento. Io per esempio in data e orario sono andato per esempio a pubblicare quello che si riferisce alla scala per poter in teoria aumentare o diminuire le dimensioni di questi due elementi. Quindi li ho pubblicati e poi andando a fare salva come ho
praticamente creato un mio titolo. Torniamo in Final Cut. In Final Cut, in questa cartella, per esempio, ecco il titolo che io ho modificato. Cosa succede però? Questo è quello originale. Adesso andiamo a prenderci questo qui, con i 2 parametri pubblicati. Come vedete non funzionano. Purtroppo questa strada credo non sia percorribile. Se qualcuno ha trovato un modo, un escamotage per farlo funzionare, pubblicando dei parametri in più in Motion, me lo scriva, me lo faccia sapere magari nei commenti. Questo titolo va a leggere i dati della clip sottostante e funziona sulla primary storyline. Andiamo per esempio a mettere qui il titolo, qui il titolo, ok? Perfetto. Allora, andiamo a leggere un attimo i dati. 6,59, 10,16, ok? Allora, supponiamo di mettere qui sopra un'altra clip. Mettiamo questa, duplichiamola. Option, tiro verso l'alto, ok, e ce l'ho qui. Allora, spostiamola qui. Questa clip è stata registrata alle ore 10:16, ok? Questa clip è stata registrata alle 6:59. Se noi andiamo a mettere il titolo, data e ora su una clip sopra alla primary storyline, alla storyline principale, questo qui è duplicato di questo, quindi è stato registrato alle 10:16. Vedete? 6,59. Perché va a leggere sotto sulla primary storyline. Questa clip è stata registrata alle 6:59, questa invece alle 10:16. Ma se io metto date time qui, mi va a leggere sotto. Poi dici continua perché naturalmente, come ho spiegato prima, legge da qui e legge finché non finisce il titolo. Per cui attenzione a questa cosa. Il titolo Date Time va a leggere sempre sulla primary storyline e non sulle clip eventualmente connesse sopra o in una secondary storyline. La stessa cosa vale per le multicam clip o le compound clip. Dovete andare all'origine, aprire, esplodere le clip e lì immettere date time. Facciamo un esempio anche con le compound clip. Option G, questa diventa una compound clip, ok? Se io aggiungo il titolo date time 23:23, ok? 23:23 è l'orario di adesso. Quindi, se vogliamo date time di questa clip, andiamo a esploderla, tiriamo giù date time per questo, date time per quest'altro, andiamo a leggere 10:16, 10:19. Torniamo nel nostro progetto, 10:16, 10:19. Quindi questo metodo funziona, ma attenzione quando abbiamo delle connected clip sopra, delle multicam clip o delle compound clip. Può capitare che vi accorgiate che la data e l'orario sia errata perché così è riportata nei metadati erroneamente. Per esempio, magari è cambiata l'ora legale solare e vi siete dimenticati di aggiornare l'orario sulla macchinetta, sulla camera. Bene, possiamo andare a modificare queste informazioni. Basta andare in Modify. Allora, se selezionate però la clip da qui e andate su Modify, Adjust Content Created Date and Time. Come vedete, questo non è selezionabile, perché dovete andare a selezionare la clip nell'Event Browser. Quindi Shift F
e vi riporta nella relativa clip nell'event. A questo punto, come potete vedere, Adjust Content Creator è selezionabile. Lo selezionate e potete operare lo shift in time, quindi praticamente il cambio di orario e mettere quello desiderato. Attenzione perché non potete tornare indietro su questo comando. Se avete più clip selezionate, andando a cambiare il tempo e l'orario nella prima clip, conseguentemente tutte le altre clip nella selezione lo cambieranno. Un altro suggerimento: come vedete dai parametri pubblicati nell'inspector del titolo, non c'è la possibilità di aumentare o rimpicciolire questi elementi, non c'è praticamente un comando di scala. Come possiamo fare? Selezioniamo il titolo, andiamo qui, clicchiamo su Transform, andiamo nell'inspector e operiamo su scala. Ingrandiamo, rimpiccioliamo a nostro piacimento e lo spostiamo dove vogliamo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Diffondetelo così gli sforzi per farlo saranno gratificati. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, scrivete un commento se volete qui sotto. Ci vediamo alla prossima, ciao!